Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi vedere un incisore laser pauroso della Enjoy Wood. Già, Enjoy Wood ragazzi sta creando dei prodotti fantastici. Vi ho già fatto conoscere il modello da 10 watt, questo a 20 watt. Cosa ha di particolare? Tutto, è fantastico, funziona benissimo e mi ha consentito di ottenere un taglio su 16 mm con una velocità elevata di 400 mm al minuto. Ragazzi, è incredibile quello che riesce a fare. Neanche un segno di bruciatura, un lavoro eccezionale, ma neanche lateralmente. Guardate, se io tocco non mi si sporca il dito, è un lavoro straordinario. Ho inciso uno specchio, ho inciso il metallo, ho inciso una piastrella, ho inciso legno, insomma mi sono divertito a fare diverse prove e devo dire che Enjoy Wood, come la volta precedente, non si è assolutamente smentita. Ha realizzato un prodotto da 20, 21, 24 watt da scheda tecnica che è davvero straordinario. Ben 4 moduli da 6 watt ciascuno che si combinano, si allineano tramite uno specchio e ci permettono di ottenere risultati straordinari. Cosa che non va? Nulla, se non il prezzo, perché effettivamente costa 1500 euro, che diciamo è una cifra un pochettino elevata per chi vuole comprarlo per scopo hobbistico, ma che ha intenzione di lavorarci o comunque recuperare del denaro vendendo quello che realizza, allora può essere una cifra interessante, perché permette di lavorare velocemente rispetto ad un incisore laser normale e ottenere dei risultati migliori in pochissimo tempo con spessori molto più elevati. Cercherò di farmi dare anche un codice di sconto per comprarlo sul sito Banggood, che è il sito che me l'ha inviato per farvelo conoscere, quindi osserviamolo. Ma prima di iniziare diamo un'occhiata innanzitutto alla struttura. Come vedete è davvero minimale, studiata bene per essere una struttura elegante e pulita. Infatti non abbiamo né cinghie in vista, nemmeno ruote gommate, è tutto nascosto all'interno del telaio, con la struttura in alluminio verniciata, con questa colorazione che mi piace davvero tantissimo. Una bellissima finitura con il logo nella parte frontale, dove troviamo anche il controller. Come vedete sulla parte laterale abbiamo un ingresso HDMI per poter inserire un display touch tipo quello dell'Atomstack, che in realtà sarebbe anche compatibile. Questo è il tastino di accensione, questo è il tastino di reset, ingresso per la micro SD, ingresso per il cavo USB per la connessione al computer e ingresso per l'alimentazione elettrica. Questo invece è il fungo di emergenza, che va premuto per arrestare la macchina in caso di necessità, e per poterla riavviare bisogna ruotarlo in senso orario. Come vedete c'è questa fascetta che va rimossa, io non l'ho rimossa per farvela vedere. Ricordatevi che il tastino potrebbe essere premuto involontariamente e quindi la macchina in quel caso non si avvierebbe, ed è per questo motivo che quando comprate la macchina trovate questa fascetta, perché può capitare che il tasto si preme in fase di montaggio oppure in fase di trasporto e se non riuscite ad avviarla poi potreste non riconoscere la causa. Ricordatevi di toglierlo per poter utilizzare il tasto di emergenza, ma che una volta premuto non si avvierà. Questo invece è il tubo in gomma, una gomma siliconica molto morbida che evita strozzature. Nel caso in cui si pieghi ritorna in posizione. Nella parte sinistra sopra il controller troviamo questa etichetta con il modello, quindi il modello E20 della Enjoy Wood con tutte le caratteristiche tecniche, e poi da questa parte invece sulla destra troviamo quest'altra etichetta con le informazioni riguardanti la sicurezza. Viene ripetuto anche il modello, tutte le informazioni riguardanti l'incisore laser, ma soprattutto fate attenzione a questi dati che riguardano la sicurezza, quindi anche la pericolosità di questo strumento, perché non è un giocattolo, quindi se utilizzato male potreste farvi male. E questo è il compressore che troverete all'interno della confezione, anch'esso bellissimo da vedere con una bella finitura e che riesce ad erogare tantissima aria, tra l'altro regolabile tramite questo pomellino che una volta ruotato ci permette di gestire la sua potenza, ovviamente alimentato dallo stesso alimentatore che alimenta il nostro incisore, con questo cavo che si sdoppia nella parte centrale che quindi alimenta entrambi, ma possiamo anche non utilizzarlo se non lo riteniamo necessario. Come vedete questo è il foglio per poterlo montare, si tratta veramente di 4 viti per ogni lato ed è una procedura molto semplice che vedrete anche in alcune riprese che metterò una volta tolto dalla scatola mentre lo stavo assemblando. Just wish you knew.
Anche la disposizione dei cavi e del tubo per l'aria compressa effettivamente risultano molto ordinati grazie a questi dispositivi che mantengono il tubo in posizione. Lo stesso va posizionato nella parte alta del modulo laser, semplicemente inserendolo in un apposito alloggiamento. Questo invece è l'ingresso per l'alimentazione del modulo, con una potenza dichiarata compresa fra 18 e 21 watt, perché trattandosi di 4 diodi che poi vengono combinati fra di loro, in realtà potrebbero avere una somma totale di 24 watt, ma essendo filtrati ovviamente qualcosa si disperde. Sulla parte alta dell'asse su cui scorre il modulo laser troviamo questa solatura con una chiave inglese che sta ad indicare la manutenzione che possiamo fare, quindi l'eventuale regolazione della tensione delle rute gommate, essendo eccentriche, grazie a questo dado. Invece la regolazione della tensione delle cinghie va fatta semplicemente avvitando e svitando un dadino nella parte posteriore che sposterebbe avanti e indietro questa parte, quindi metterebbe in tensione le cinghie nel modo corretto. Diamo un'occhiata ora al pezzo principale, quindi il modulo laser. Allora, innanzitutto sulla parte frontale abbiamo questa piccola finestrella che permette anche di vedere all'interno, ed effettivamente il materiale da cui è composto riesce a filtrare i raggi del laser. Almeno io non ho notato nessun fastidio, effettivamente sembra filtrare bene. Ovviamente poi sarebbe da testare con strumenti professionali che non possiedo, però sembra funzionare bene. Io vi consiglio comunque sempre di utilizzare degli occhiali specifici per l'utilizzo degli incisori laser a diodo. Come vedete, a differenza per esempio dell'Atom Stack, questa parte va leggermente a restringere e l'altezza di messa a fuoco è leggermente superiore, quindi permette anche di vedere bene dove stiamo mettendo a fuoco osservando il puntino laser, a differenza di alcuni incisori laser che hanno meno spazio e meno distanza dalla superficie e che questa parte è un pochettino più larga, quindi l'ho trovato leggermente più comodo. Da questa parte, per poter mettere a fuoco, abbiamo questa rotella, semplicemente si svita, quindi ci permette di sollevare il modulo all'altezza necessaria per poter mettere a fuoco nel modo corretto. E come abbiamo visto, la distanza di messa a fuoco deve corrispondere a questo pezzo di plexiglass, che ovviamente troverete all'interno della confezione. Quindi va messo sulla parte bassa, dopodiché va svitato, si poggia, si stringe di nuovo il pomellino nella parte posteriore e dopodiché si rimuove dalla parte bassa, e questa sarà la distanza corretta per un'incisione molto nitida. Nella parte più bassa troviamo il nozzle per la fuoriuscita dell'aria per l'air assist, il tubicino, e come vedete abbiamo 4 viti che si possono rimuovere per poter togliere completamente questa parte bassa, che però io vi sconsiglio di rimuovere perché effettivamente protegge ed è una sicurezza in più. Si può rimuovere anche il nozzle e tutto, ma ragazzi è una cosa che non vi consiglio. Il modulo laser quindi ha all'interno 4 diodi da 6 watt che vengono combinati, quindi non riescono ad emettere effettivamente 24 watt di potenza luminosa, ma riescono ad attenersi ad una potenza che oscilla attorno a 20-21 watt. Ha una precisione di 0,01 mm per quanto riguarda la precisione sulle incisioni. Il punto di incisione laser invece è 0,08 x 0,1 mm. Non è sicuramente il più piccolo che abbia mai provato, ma ovviamente per far collimare tanti fasci laser in un unico punto, più piccolo di così effettivamente non si può ottenere. Quindi è una caratteristica comune anche agli altri incisori laser con medesima potenza, ed i risultati che si riescono ad ottenere a livello di precisione e di potenza di taglio sono sbalorditivi. L'area di incisione è 40 x 40 cm, quindi 400 x 400 mm, e come vedete sono riuscito ad incidere questo specchio, che vi ricordo va inciso al negativo dalla parte posteriore, per ottenere questo effetto sabbiato. Lo sto inquadrando in questo modo per due motivi: uno per evitare fastidiosi riflessi e perché non riuscireste nemmeno a vedere la nitidezza delle incisioni. Tra l'altro, avendolo inciso da questa parte, è giusto vedere l'effetto che ha direttamente sulla superficie. Quindi ho inciso una frase con dei cuoricini, il nome di mia figlia, e questo specchio verrà poi retroilluminato, farà parte di un progetto un pochettino più complesso con delle luci, insomma poi vi farò vedere anche quello. Però con un'area di incisione così abbondante riusciamo a lavorare anche su pezzi così grandi. Il risultato è straordinario, davvero pulitissimo. Guardate la nitidezza delle incisioni, la pulizia delle linee, davvero spettacolare. Quindi iniziamo dalle riprese dettagliate e da un time lapse durante l'incisione di questo specchio. Una volta rimosso lo specchio, che mi dava pure ansia, messo in equilibrio qua appoggiato su questi attrezzi, continuiamo a guardare il resto dei lavori. Quello che mi piace di più e che mi ha lasciato senza parole è stata la realizzazione di questo ritaglio, questa incisione. Prima ho provato su 16 mm per vedere se riuscivo a staccarlo e quanti passaggi fossero necessari.
Allora mi sono deciso e ho provato a fare qualcosa di più articolato, ed effettivamente guardate che bel lavoro. È riuscito a realizzare un taglio pulitissimo, per il quale io temevo poi di trovare segni di bruciatura eccessivi. Da questa parte effettivamente è quella più pulita. Qua ci sono leggermente dei segni di bruciatura che però non sporcano, lasciano il dito pulitissimo, quindi è normale segno del passaggio del laser, insomma, che bruciacchia il legno senza carbonizzarlo. La superficie è venuta perfetta. Ho deciso di utilizzare dei parametri che mi permettessero di avere un'incisione profonda quasi in 3D. Come vedete, anche dettagli più piccoli come queste venature all'interno della sigilla sono venute davvero bellissime. Quindi guardiamo anche il video di questa realizzazione con un taglio a 400 mm al minuto, e ovviamente per tutte le incisioni e tutti i lavori che vedrete vi lascerò i parametri in sovraimpressione. Allora, si è staccato, siamo al terzo passaggio e io lo interrompo perché già il taglio è avvenuto con successo, quindi vediamo. Con praticamente quasi nessun incisore laser riuscireste a ottenere nemmeno la metà di questi risultati. E questo ovviamente è il pezzo da cui ho staccato quello che avete visto. Non ci sono segni di bruciatura né sulla parte alta né sulla parte bassa, e anche qua, toccando la parte interna, non lascia residui di carbone, perché è davvero un lavoro fatto benissimo. Visto quindi questo straordinario risultato, ho voluto vedere anche la sua precisione. Allora, ho fatto delle prove, ovviamente essendo un incisore per me nuovo, ho dovuto fare delle prove con diversi parametri per vedere i risultati che riuscivo ad ottenere. Ho voluto provare con questo mandala molto dettagliato con soli 35 mm di diametro, ragazzi. Guardate che dettagli è riuscito ad incidere ad una velocità elevatissima che vedrete in sovraimpressione. Da questa parte effettivamente avevo esagerato perché la potenza era elevata e quindi stavo bruciacchiando un po' tutto, però nonostante tutto comunque è andato molto bene. Nello stesso riquadro ho voluto realizzare sia una fotografia molto piccola con dei dettagli davvero minuscoli, guardate i cavi tiranti di questo ponte, che in questo caso sono venuti molto meglio, come i dettagli per esempio delle piccole casette eccetera che si vedono, ma su questo supporto non sono rimasto molto soddisfatto. Comunque, per quanto riguarda l'incisione delle fotografie, rimarrete senza parole fra pochissimo. Lo stesso per quanto riguarda i ritagli su 3 mm, ragazzi, qua abbiamo avuto un risultato sbalorditivo. Anche qua quasi in 3D ho voluto ottenere questo risultato con le lettere in rilievo, senza particolari segni di bruciatura, quindi un ottimo risultato sia su questo che su quest'altro. Anche qua cambiando leggermente i parametri, insomma, ho ottenuto dei risultati differenti, però tutto sommato, diciamo, lo stesso tipo di risultato. Ottimo e senza bruciature. Just what she knew. Come non fare ovviamente la prova anche sull'acciaio, quindi ho voluto incidere su questa paletta, la paletta, così quando la cerco vedo direttamente dove si trova, con una fotografia della mia mano che sostiene la stessa. Un'idea scherzosa, non so cosa sia successo da questa parte, involontariamente ho colpito forse l'incisore oppure la stessa paletta, quindi si è sballata un pochettino la precisione. Però per quanto riguarda la qualità dell'incisione è davvero eccezionale, quindi un'incisione che non andrà mai più via, e non si tratta di una semplice marcatura superficiale, ma di un'incisione vera e propria.
E poi quello che vedete qua, che già così mi piace tantissimo, è una piastrella di colore verde che ho inciso con la tecnica che prevede la precedente verniciatura della stessa e poi la rimozione tramite acetone. Questa è la Valle dei Templi di Agrigento, con un albero di ulivo davanti e altri alberi sullo sfondo con delle persone che stanno passeggiando. In questo caso però si vedono pochissimi dettagli perché effettivamente ho dato troppa vernice e i parametri non erano corretti. Essendo la prima volta che utilizzo questo modulo, ho fatto dei calcoli, diciamo, a mente, mi sono avvicinato super giù al risultato che volevo, ma quello che vedrete quando guarderete l'incisione di questa piastrella prima della rimozione della vernice vi lascerà senza parole, perché il risultato e la qualità straordinaria di questo incisore laser mi hanno permesso di ottenere praticamente una fotografia vera e propria su una piastrella che avrei potuto lasciare anche verniciata di bianco, poi protetta con uno spray protettivo, e avrei potuto incorniciarla per avere un piccolo quadretto orizzontale anziché avere questa piastrella di colore verde che ha il suo fascino ma sicuramente non ha lo stesso risultato di quella bianca. Quindi guardiamo il video di questa meravigliosa realizzazione, questa fotografia sulla piastrella di colore bianco prima di rimuovere la vernice, facendo delle inquadrature dettagliate e ovviamente anche un time lapse. All'interno della confezione ovviamente troverete diversi accessori, troverete il kit per il montaggio, quindi le chiavi a brugola, troverete manuali di istruzioni, l'accessorio per poter mettere a fuoco, ma troverete anche una scheda SD con tutto il necessario per l'installazione. Diamo un'occhiata più ravvicinata anche al compressore. Come vedete abbiamo questi due piedini gommati sulla parte bassa, tutta la struttura davvero fatta benissimo, e nella parte frontale vi ho fatto vedere poco fa questa griglietta. Nella parte posteriore abbiamo l'uscita per quanto riguarda l'aria compressa, e questo è il pomellino per poterla accendere e poter regolare anche la pressione di uscita. Allora guardiamo anche il manuale di istruzioni che viene dato in dotazione. Tu rimani qua fermo così. Guardiamo il manuale di istruzione che viene dato in dotazione, dove ci sono alcune indicazioni per quanto riguarda il collegamento. Allora si accende in questo modo. E come vedete abbiamo la possibilità di regolare l'aria in uscita. Abbiamo anche il manuale di istruzioni vero e proprio del nostro incisore laser, questa volta scritto anche in italiano. All'interno troviamo diverse istruzioni per quanto riguarda sia l'utilizzo dei software che il montaggio, insomma alcuni consigli per poterlo utilizzare nel modo corretto. Quindi a differenza di tanti altri incisori, questa volta abbiamo il manuale in italiano, graditissimo, e poi un altro manuale di istruzioni. Cosa sarà questo? È il manuale di istruzioni che riguarda l'applicazione e ci permette di utilizzarlo tramite wifi. Infatti questo incisore può essere utilizzato tramite il telefonino oppure tramite il computer, semplicemente sfruttando la connessione wifi, e quindi ci permette di realizzare delle incisioni senza l'utilizzo di cavi in mezzo. Adesso vi faccio vedere alcuni esempi, quindi in realtà un solo esempio, e infatti ho realizzato proprio questa vespetta grazie all'utilizzo dell'applicazione con il mio telefonino. L'applicazione permette innanzitutto di collegarsi come si farebbe con un qualunque altro dispositivo tramite la ricerca delle reti wifi al nostro incisore
laser, poi bisogna mettere la password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto, aprendo l'applicazione, riusciamo a connetterci al nostro incisore laser. Abbiamo la possibilità di realizzare a mano dei disegni a mano libera, ma lascia il tempo che trova, la possibilità di incidere delle fotografie che abbiamo all'interno della nostra galleria fotografica, oppure possiamo scegliere dei file. Io ho scelto di provare direttamente i file proposti. Siccome sono un appassionato di Vespe, ho voluto vedere come veniva incisa questa Vespetta. E devo dire che effettivamente è molto comodo, perché semplicemente tappando sul display riusciamo a spostarlo, a dare tutte le impostazioni più importanti per le incisioni, e quindi riusciamo a ottenere dei risultati come questo di qua. Ma comunque l'applicazione, per quanto comoda, non permetterà mai di ottenere dei risultati paragonabili per esempio a Lightburn o anche al laser GRBL. Diciamo comunque è una funzione comoda per chi vuole utilizzare anche una funzione smart con una tecnologia come quella degli incisori laser. E ragazzi, credetemi, ormai fare una recensione di un incisore laser non è facile, perché diciamo che alla fine si somigliano un po' tutti. Quello che fa la differenza poi sono le prestazioni, e le prestazioni che ci offre questo incisore laser sono diverse da tutte le altre, perché ci permette di ottenere sì lo stesso risultato di tanti altri incisori laser se ci atteniamo a spessori limitati, ma con una velocità straordinaria, e soprattutto ci permette di ottenere una precisione elevatissima perché è tecnologicamente avanzato. La scheda 32 bit riesce a gestire ben 256 gradazioni di grigio, e quindi ci permette di ottenere quello che avete visto in questa piastrella quando ancora era di colore bianco. Ma la sua potenza così straordinaria, quindi la sua velocità, ci permette di ottenere dei tagli come questi che, ragazzi, nessun altro incisore laser, se non ha questa potenza, riesce a garantirvi. Parliamo di laser a diodo, poi ci sono laser CO2 che riescono a fare i miracoli, ma riuscire a lavorare su 16 mm velocemente, ragazzi, non è cosa da tutti gli incisori laser. Ovviamente vi lascerò il link per farvi vedere questo prodotto sul sito Banggood. Se vi piace, pensate di poterlo utilizzare, poter sfruttare le sue potenzialità, e allora acquistatelo, sperando di associarlo anche ad un codice di sconto. Altrimenti è stato un piacere farvi vedere questo prodotto, farvelo conoscere, sapere che avete seguito il video fino in fondo e che io vi abbia tenuto compagnia. Quindi se il video vi è piaciuto, cliccate qua sul pollicione all'insù, cliccate anche sul tastino iscriviti, tanto è gratuito e farete parte del mio canale anche voi. Cliccate sulla campanella se volete ricevere le notifiche. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!